Lezione 1. Parole che ispirano. Ehi Anna, ultimamente ho pensato alle citazioni. Ne hai qualcuno che ti ispira? Ciao John, assolutamente. Una delle mie preferite è: sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Mi risuona davvero. Questo è potente. Incoraggia la responsabilità personale, vero? Sì, lo fa. Credo che piccole azioni possano portare a cambiamenti significativi. Che mi dici di te? Adoro la citazione. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta. Mi ricorda di continuare ad andare avanti. È una scelta eccellente. Sottolinea la resilienza, che è così importante nella vita. Esattamente. La vita è piena di alti e bassi e rimanere determinati è fondamentale. Ammiro anche le citazioni che promuovono la gentilezza. Come in un mondo in cui puoi essere qualsiasi cosa, sii gentile. È un bellissimo sentimento. La gentilezza può davvero fare la differenza nella giornata di qualcuno. Può davvero. Penso che citazioni del genere riflettano una personalità compassionevole. Di sicuro. Ci ricordano i valori che dovremmo difendere nella nostra vita. Parlando di valori, hai una citazione che rispecchi la tua personalità o il tuo stile? Sì. Penso spesso a, fai quello che puoi, con quello che hai, dove sei. Parla del mio approccio pratico alla vita. Lo adoro. Incoraggia l'intraprendenza e la presenza. Esattamente. Trovo che concentrarmi su ciò che posso controllare aiuti a ridurre lo stress. Questa è un'ottima mentalità. Apprezzo anche le citazioni che incoraggiano la creatività, come la creatività richiede coraggio. Oh, è stimolante. È vero che uscire dalle nostre zone di comfort può portare a idee straordinarie. Sì, abbracciare la creatività può essere un meraviglioso viaggio alla scoperta di sé. Penso che sia affascinante come le citazioni possano riflettere le nostre esperienze e convinzioni. Sicuramente. Possono servire come promemoria nei momenti difficili o motivarci a inseguire i nostri sogni. Esattamente. È come avere una cheerleader personale sotto forma di parole. Adoro quell'idea. A volte, solo leggere una citazione può cambiare tutta la tua prospettiva. Sì, e condividere le citazioni con altri può anche innescare conversazioni significative. Assolutamente. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con le persone a un livello più profondo. Penso che dovremmo raccogliere le nostre citazioni preferite e creare un libricino insieme. Sembra un progetto divertente. Potremmo anche illustrarlo con le nostre esperienze personali. Adoro quell'idea. Sarebbe un modo creativo per esprimerci e ispirare gli altri. Lezione 2. La sorpresa del cucciolo. Ehi Anna, ci credi che mio padre ci ha sorpreso con un cucciolo? Ciao John, è fantastico. Posso solo immaginare quanto tu sia emozionato. Siamo tutti d'accordo che il cucciolo è stata la sorpresa più bella che avrebbe potuto farci. Assolutamente.
I cuccioli portano tanta gioia ed energia in una casa. Di che razza si tratta? È un Golden Retriever. Sono noti per essere amichevoli e giocherelloni. È una scelta meravigliosa. I Golden Retriever sono ottimi animali domestici. Gli hai già dato un nome? Sì, lo abbiamo chiamato Max. Si adatta perfettamente alla sua vivace personalità. Max è un nome così carino. Com'è lui? È incredibilmente curioso e ama esplorare tutto ciò che lo circonda. Sembra adorabile. Posso immaginarlo coinvolto in ogni sorta di guaio. Oh, sicuramente. Proprio ieri, ha cercato di inseguirsi la coda ed è finito per cadere. Deve essere stato divertente. I cuccioli sono così goffi e innocenti. Lo sono davvero. E ama giocare con i suoi giocattoli, specialmente quelli che stridono. I giocattoli squeaky sono i migliori. Intrattengono i cuccioli per ore. Sì. È bello vederlo così felice. Hai mai avuto un cucciolo? L'ho fatto. Quando ero più giovane, la mia famiglia adottò un beagle. Sono anche piuttosto giocosi. I beagle sono fantastici. Immagino abbiano molta energia. Lo fanno. E sono piuttosto vocali. Il mio beagle ululava ogni volta che sentiva una sirena. Sembra divertente. Max non ha ancora iniziato a ululare, ma abbaia eccitato. Questo è un buon segno. Significa che si sente a suo agio nel suo nuovo ambiente. Sì, e ha già iniziato a legarsi a tutti i membri della famiglia. Meraviglioso! I cuccioli hanno un modo per avvicinare le famiglie. Esattamente. Abbiamo passato così tanto tempo a giocare e ad allenarlo. La formazione è fondamentale. Aiuta a stabilire un buon comportamento e rafforza il legame. Sicuramente. Abbiamo iniziato a insegnargli i comandi di base come sedersi e rimanere. È un ottimo inizio. La coerenza è fondamentale quando si tratta di formazione. D'accordo. Sono entusiasta di vedere quanto impara crescendo. Sarà un'esperienza gratificante per tutti voi. Inoltre, guardarlo crescere sarà molto divertente. Sì. Non vedo l'ora di portarlo a fare passeggiate e giocare al parco. Sarà fantastico. Anche socializzarlo con altri cani sarà utile. Assolutamente. Non vedo l'ora di vivere tutte le avventure che vivremo insieme. Lezione 3. Avventure culinarie. Ehi Anna, sono appena tornato dal supermercato. Ciao John, sembra eccitante. Cosa hai comprato? Ho raccolto verdure fresche, spezie e alcuni ingredienti per preparare una cena deliziosa. Ottimo. Cosa hai intenzione di cucinare? Sto pensando di fare un soffritto con pollo e una varietà di verdure colorate. Sembra appetitoso. Adoro le patatine fritte.
Sono così veloci e salutari. Esattamente. Inoltre, posso usare tutte le verdure che ho a portata di mano. Hai una verdura preferita? Sono una grande fan dei peperoni. Aggiungono una croccantezza e una dolcezza così piacevoli. Sono d'accordo. Includerò sicuramente dei peperoni rossi e gialli nel mio piatto. Scelta perfetta. Quali spezie intendi usare? Userò salsa di soia, aglio e zenzero per aromatizzare. Esaltano davvero il piatto. Sono scelte fantastiche. L'aglio aggiunge un aroma così meraviglioso. Sì. E lo zenzero gli dà una bella sferzata. Sei un fan del cibo piccante? Mi piace un po' di spezie, ma non sopporto niente di troppo ardente. Un po' di calore è giusto. È un buon equilibrio. Potrei aggiungere un pizzico di peperoncino in scaglie per un po' di sapore in più. Dovrebbe essere delizioso. Hai in mente qualche contorno? Sto pensando di servirlo con riso al gelsomino. È fragrante e si abbina bene al soffritto. Il riso al gelsomino sembra delizioso. È uno dei miei preferiti. È così soffice e leggero. Penso che sarà la base perfetta per il soffritto. Parlando di cucina, ti piace provare nuove ricette? Adoro sperimentare nuovi sapori. Ogni volta è come un'avventura culinaria. È una mentalità così divertente. Mi piace provare ricette di diverse cucine. Anch'io. La settimana scorsa ho preparato un curry fatto in casa ed è stato un successo con la mia famiglia. Sembra incredibile. Che tipo di curry hai preparato? Ho preparato un pollo al curry al cocco. Il cremoso latte di cocco lo rendeva così ricco e saporito. Gnam! Ne sento quasi il sapore. Hai qualche consiglio per qualcuno che sta cercando di preparare il curry? Sicuramente. Consiglio di utilizzare spezie fresche anziché premacinate per il massimo del sapore. Questo è un ottimo consiglio. Le spezie fresche fanno una grande differenza. Lo fanno davvero. E non abbiate paura di regolare i livelli delle spezie secondo i vostri gusti. Questa è la chiave. Cucinare significa farlo proprio. Esattamente. Ed è gratificante condividere le proprie creazioni con familiari e amici. Non potrei essere più d'accordo. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con gli altri. Non vedo l'ora di godermi il mio soffritto stasera. Spero che vada bene. Lezione 4. Esplorare le carriere. Ehi Anna, hai mai pensato alla varietà di lavori disponibili? Ciao John, ce l'ho. Ci sono così tanti lavori diversi tra cui puoi scegliere. Esattamente. È affascinante come ogni lavoro richieda competenze e interessi diversi. Sì. Che tipo di lavoro hai preso in considerazione per te? Sono sempre stato interessato al design grafico. Creare immagini mi sembra eccitante. È
È un'ottima scelta. Il design grafico unisce creatività e tecnologia. Lo fa. Mi piace usare il software per dare vita alle idee. E tu? Sono propenso all'insegnamento. Amo condividere le conoscenze e ispirare gli altri. L'insegnamento è una professione così gratificante. Puoi plasmare le giovani menti. Esattamente. Inoltre, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare dagli studenti. Questo è vero. L'ambiente dinamico mantiene le cose interessanti. Lo fa davvero. Quali altri lavori trovi intriganti? Sono anche curioso del marketing. Si tratta solo di comprendere i bisogni delle persone. Il marketing è affascinante. Implica creatività, strategia e comunicazione. Sì. Penso che sarebbe entusiasmante fare un brainstorming sulle campagne e vederne l'impatto. Di sicuro. Hai mai pensato a un lavoro nel campo della tecnologia? Ce l'ho. Lo sviluppo del software sembra intrigante. Ammiro come modella il nostro mondo. Questo è un campo in forte espansione. La tecnologia è in continua evoluzione, il che la mantiene fresca. Esattamente. Pensi che le scelte lavorative siano influenzate dalle nostre esperienze? Assolutamente. Le nostre esperienze, interessi e passioni giocano un ruolo fondamentale nelle nostre scelte. Sono d'accordo. A volte, provare diversi lavori può aiutarci a scoprire cosa ci piace davvero. Sì, i tirocini e il volontariato sono ottimi modi per esplorare vari campi. Questo è un approccio intelligente. È come testare le acque prima di immergersi. Esattamente. Inoltre, il networking può portare a opportunità che potremmo non aver preso in considerazione. A proposito di opportunità, hai mai pensato di avviare un'attività in proprio? Ce l'ho. L'imprenditorialità sembra entusiasmante, ma comporta anche dei rischi. Lo fa. Richiede molta dedizione e resilienza, ma le ricompense possono essere grandi. Vero. Ammiro gli imprenditori che fanno il grande passo e seguono le proprie passioni. Ci vuole coraggio. Che tipo di attività vorresti avviare? Ho pensato di aprire una piccola libreria. Adoro l'idea di condividere storie. Sembra adorabile. Le librerie possono essere luoghi così accoglienti. Possono davvero. Inoltre, ospitare eventi come letture di libri sarebbe divertente. Sì. Coinvolgere la comunità attraverso i libri è un modo meraviglioso per connettersi. Esattamente. Ci sono così tante strade che possiamo intraprendere nella nostra carriera. È emozionante pensare a tutte le possibilità che ci attendono. Lezione 5. Il potere della speranza. Ehi Anna, hai notato come la speranza possa essere una forza così potente nelle nostre vite? Ciao John, assolutamente. La nostra preoccupazione era che anche nei momenti difficili, la speranza ci facesse andare avanti. Esattamente.
Nonostante le difficoltà, il lavoro va avanti e troviamo il modo di perseverare. Sì, è stimolante vedere come le persone possono adattarsi e continuare ad andare avanti. Ti è mai capitato di vivere una situazione in cui la speranza ha fatto davvero la differenza? Ce l'ho. Durante un difficile progetto sul lavoro, abbiamo dovuto affrontare molti contrattempi, ma il nostro team è rimasto fiducioso. Sembra difficile. Come siete riusciti tutti a rimanere positivi? Ci siamo concentrati sui nostri obiettivi e ci siamo sostenuti a vicenda. L'incoraggiamento ha fatto una grande differenza. Il supporto del team è fondamentale. Penso che crei un ambiente in cui tutti si sentono apprezzati. Esattamente. Quando lavoriamo insieme, possiamo superare gli ostacoli in modo più efficace. Questo mi ricorda come le comunità si riuniscono in tempi di crisi. Sì, il potere del supporto della comunità è incredibile. Le persone possono ottenere così tanto quando sono unite. Assolutamente. È commovente vedere persone riunirsi attorno a una causa. Parlando di cause, quali iniziative ti appassionano? Sono molto interessata alla conservazione dell'ambiente. Proteggere il nostro pianeta è fondamentale. È una causa meravigliosa. Ogni piccola azione può portare a cambiamenti significativi. Sì. Credo che la sensibilizzazione sia un modo efficace per ispirare gli altri. Di sicuro. L'istruzione svolge un ruolo enorme nel promuovere la speranza per le generazioni future. Lo fa. Insegnare ai bambini la sostenibilità fornisce loro gli strumenti per fare la differenza. E infonde un senso di responsabilità nei confronti del nostro ambiente. Esattamente. Si tratta di creare un'eredità di assistenza per il nostro pianeta. Penso che l'arte possa anche ispirare speranza. Ha la capacità di trasmettere messaggi potenti. Assolutamente. Gli artisti spesso riflettono le lotte e i trionfi della società attraverso il loro lavoro. Sì, l'arte può suscitare emozioni e incoraggiare le persone ad agire. È così vero. Favorisce un senso di connessione tra gli individui. E ci ricorda che la speranza si trova anche nella creatività. Sicuramente. Impegnarsi in sbocchi creativi può sollevare l'umore nei momenti difficili. È un ciclo bellissimo. La speranza ispira l'azione e l'azione favorisce più speranza. Ben detto. La causa dura finché manteniamo viva la speranza. Ed è questo che ci rende resilienti e fiduciosi in un domani migliore. Precisamente. Finché lavoriamo insieme, il futuro può essere radioso. Lezione 6. Superare le sfide. Ehi Anna, di recente ho letto una storia affascinante su un ragazzo che ha superato la leucemia. Ciao John, sembra incredibile. Le malattie infantili possono essere così gravi. Cosa hai trovato stimolante? Bene, nonostante le sue difficoltà, è riuscito a eccellere a scuola e a partecipare allo sport. È incredibile.
Dimostra un'incredibile determinazione e resilienza. Ha ricevuto supporto durante il trattamento? Sì. La sua famiglia e i suoi amici mi hanno aiutato molto. Parlava spesso di come il loro incoraggiamento lo aiutasse a rimanere positivo. Questo fa una grande differenza. Il supporto emotivo può essere importante tanto quanto il trattamento medico. Esattamente. È commovente vedere come l'amore e l'incoraggiamento possano alimentare la forza di una persona. A proposito di sostegno, hai sentito parlare dei primi anni di vita di George W. Bush? Sì, ce l'ho. Ha frequentato gli stessi prestigiosi college orientali di suo padre, il che è piuttosto impressionante. Giusto. L'istruzione può aprire tante porte, ma può anche avere delle pressioni. Assolutamente. Trovare un equilibrio tra le aspettative può essere difficile, soprattutto in una famiglia importante. Deve essere stato difficile per lui ritagliarsi la propria identità mentre viveva all'ombra di suo padre. Sicuramente. Ma è riuscito a trovare la sua strada in politica ed è diventato presidente. Questo è vero. È interessante come alcune persone siano all'altezza della situazione nonostante il loro background. Sì. Spesso usano le loro esperienze per ispirare gli altri, come il ragazzino malato di leucemia. Esattamente. Superare le avversità può portare a potenti storie di speranza e motivazione. E queste storie possono incoraggiare altri ad affrontare le proprie sfide. È un ciclo di ispirazione. Il coraggio di una persona può accendere la speranza in molte altre. Vero. Ecco perché condividere le esperienze è così importante. Crea un senso di comunità. Sono completamente d'accordo. Le comunità possono riunirsi attorno a chi ne ha bisogno e fornire supporto. Proprio come le persone si sono riunite per sostenere la ricerca e la sensibilizzazione sul cancro. Sì, eventi come raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione possono avere un grande impatto. Ogni piccolo sforzo conta. Si tratta di creare un futuro migliore per tutti. Assolutamente. Ed è rassicurante sapere che speranza e resilienza esistono in ogni storia. Ben detto. Indipendentemente dal background o dalle sfide, c'è sempre un percorso da seguire. Esattamente. Si tratta di credere in se stessi e nel sostegno di chi ci circonda. Giusto. Ed è questo che rende i nostri viaggi unici e potenti. Lezione 7. Divertimento al sole. Ehi Anna, sono appena tornato da una passeggiata e ho giocato a basket con i miei amici. Ciao John, sembra fantastico. Com'è stato il tempo per la tua gita? È stato perfetto. Il sole splendeva, il che lo rendeva perfetto per le attività all'aperto. Meraviglioso. Adoro le giornate di sole, mi risollevano sempre il morale. Hai vinto la partita di basket. Non esattamente. Abbiamo giocato un amichevole e la mia squadra ha perso per qualche punto. Ah, è tutto divertente, giusto? Ciò che conta è che ti sia piaciuto il gioco. Assolutamente. Inoltre, è stato fantastico incontrare i miei amici mentre ero attivo.
Questo è vero. Socializzare durante l'allenamento lo rende ancora più piacevole. Esattamente. Abbiamo riso molto, soprattutto quando uno dei miei amici ha provato un nuovo trick shot e ha fallito. Sembra esilarante. Sono momenti come quelli che creano grandi ricordi. Sì. Abbiamo persino scherzato sul fatto di dargli un trofeo per Most Creative Miss. È fantastico! L'umorismo unisce davvero le persone durante attività del genere. Di sicuro. Che ne dici di te? Cosa hai fatto ultimamente? Anch'io ho fatto delle passeggiate, ma preferisco esplorare i percorsi naturalistici. Sembra rinfrescante. La natura ha un modo per calmare la mente e il corpo. Lo fa davvero. Mi piace ascoltare i suoni degli uccelli e il fruscio delle foglie. Quei suoni sono così rilassanti. Porta spesso con te i tuoi amici? A volte è bello condividere l'esperienza, ma mi piace anche stare da sola. Questo ha senso. Bilanciare il tempo sociale e la solitudine è importante per il benessere. Esattamente. Ognuno ha i suoi vantaggi. Qual è la tua parte preferita del gioco del basket? Adoro l'emozione di fare una buona ripresa e il lavoro di squadra che comporta. Il lavoro di squadra è fondamentale. È incredibile come tutti debbano lavorare insieme per vincere. Sì. E festeggiare piccole vittorie, come una giocata ben eseguita, è una grande soddisfazione. Posso immaginarlo. È come costruire una connessione con i tuoi compagni di squadra attraverso il successo condiviso. Esattamente. Lo sport favorisce davvero il cameratismo tra amici. Inoltre, è un ottimo modo per mantenersi in forma e in salute divertendosi. Assolutamente. Puoi allenarti senza sentirti un lavoro ingrato. Giusto. Si tratta solo di trovare attività che ti piacciono davvero. Ben detto. Che si tratti di basket o passeggiate nella natura, la chiave è divertirsi rimanendo attivi. Sicuramente. Penso che entrambi abbiamo ottimi modi per goderci il nostro tempo all'aria aperta. Di sicuro. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a rimanere attivi e divertirci. Lezione 8. Un viaggio nella storia. Ehi Anna, di recente ho letto di una spedizione nel giugno 1790. È affascinante. Ciao John, davvero? In cosa consisteva la spedizione? Parlava di una flotta di esploratori che abbattevano alberi e cercavano di montare tende per il loro accampamento. Sembra avventuroso. Cosa li ha ispirati a intraprendere un viaggio del genere? Erano alla ricerca di nuove terre e risorse, cosa abbastanza comune all'epoca. Posso immaginarlo. L'idea di scoprire territori inesplorati deve essere stata elettrizzante. Sicuramente. Ma non è stato facile. Hanno dovuto affrontare molte sfide, soprattutto con le forniture. Di che tipo di forniture avevano bisogno? Avevano bisogno di cibo, strumenti e materiali per costruire un rifugio. È stato piuttosto impegnativo.
Capisco quanto sarebbe fondamentale per la loro sopravvivenza. Sono riusciti a trovare ciò di cui avevano bisogno? Non subito. Era il giugno 1790 prima che ricevessero ulteriori rifornimenti. Deve essere stata un'attesa dura. Come hanno reagito in quel periodo? Dovevano fare affidamento sulle loro capacità e sul loro ingegno. La pesca e il foraggiamento divennero essenziali. L'intraprendenza è fondamentale in queste situazioni. Hanno documentato le loro esperienze. Sì. Molti esploratori tenevano dei diari per registrare le loro scoperte e le loro lotte quotidiane. Quei diari devono essere affascinanti da leggere. È come guardare attraverso una finestra nel passato. Esattamente. Forniscono informazioni sulle sfide e sui trionfi dell'esplorazione. Adoro conoscere la storia attraverso storie personali. Lo rende più riconoscibile. Assolutamente. Umanizza gli eventi, mostrando le emozioni e le decisioni che hanno dovuto affrontare. Pensa che gli esploratori moderni affrontino sfide simili? In un certo senso sì. Sebbene la tecnologia sia avanzata, incontrano ancora condizioni imprevedibili. Questo è vero. La natura può essere sia bella che aspra, indipendentemente dal periodo di tempo. Ci ricorda che E lavoro l'esplorazione di richiede squadra. coraggio e Proprio adattabilità. come i membri della flotta hanno dovuto lavorare insieme per costruire il loro campo. Esattamente. La collaborazione è fondamentale per superare gli ostacoli, passati o presenti. Parlando di lavoro di squadra, hai mai fatto parte di un progetto di gruppo che richiedeva competenze simili? Sì. Al college, dovevamo pianificare un evento comunitario e ciò richiedeva molto coordinamento. Sembra eccitante. Qual è stato il tuo ruolo nel progetto? Ero responsabile della logistica, dell'organizzazione delle forniture e dell'allestimento della sede. Questo è un ruolo cruciale. Deve essere stato gratificante vedere che tutto si è messo insieme. Lo era davvero. Proprio come gli esploratori, abbiamo affrontato delle sfide, ma il lavoro di squadra l'ha reso possibile. È incredibile come la storia possa insegnarci lezioni preziose sulla collaborazione e la resilienza. Assolutamente. Ogni storia del passato può ispirare i nostri sforzi presenti e futuri. Lezione 9. Fitness e divertimento. Ehi Anna, sto cercando di rimanere attiva ultimamente. Ho intenzione di andare in palestra almeno 4 volte a settimana. Ciao John, è impressionante. Che tipo di allenamenti ti piacciono? Adoro un mix di allenamento cardio e di forza. Mantiene le cose interessanti ed equilibrate. Sembra fantastico. Il cardio è ottimo per il cuore. Hai un esercizio preferito? Mi piace molto correre sul tapis roulant. Mi aiuta a schiarirmi le idee, soprattutto dopo una lunga giornata. È una buona scelta. La corsa può essere piuttosto terapeutica. Ascolti musica mentre corri? Sì. Creo playlist con canzoni allegre per mantenermi motivato. Che mi dici di te? Preferisco i podcast. Trovo piacevole imparare qualcosa di nuovo mentre mi alleno.
È un'idea intelligente. Fa passare il tempo più velocemente, vero? Assolutamente. A volte dimentico persino che mi sto allenando. Hai mai alterato la tua routine? Sicuramente. Provo nuove lezioni come yoga o kickboxing per mantenermi fresca. È fantastico! Lo yoga sembra rilassante e il kickboxing deve essere un ottimo antistress. Lo è davvero. Inoltre, è molto divertente imparare nuove tecniche e migliorare le mie capacità. Posso immaginarlo. Hai mai partecipato a qualche sfida di fitness? Sì. Ho partecipato a una sfida di fitness di 30 giorni il mese scorso. Mi ha spinto al limite. Sembra intenso. Cosa comportava la sfida? Comprendeva diversi allenamenti ogni giorno, come squat, plank e burp. Wow, questa è una vera varietà. Hai notato cambiamenti nel tuo livello di forma fisica? Di sicuro. Alla fine del mese mi sentivo più forte ed energica. È fantastico! È sempre gratificante vedere progressi. Hai intenzione di affrontare un'altra sfida? Lo sto considerando. A volte penso di provare un programma di allenamento per la maratona. Sarebbe un goal fantastico. Hai mai corso qualche gara prima? Solo un 5K locale. È stata un'esperienza elettrizzante tagliare il traguardo. Scommetto. L'energia nelle gare è contagiosa. È un ottimo modo per incontrare altri appassionati di fitness. Sì. Tutti si rallegrano a vicenda, il che lo rende ancora più divertente. Adoro quel senso di comunità. È stimolante vedere così tante persone lavorare per raggiungere i propri obiettivi di fitness. Assolutamente. Inoltre, ti motiva a superare i tuoi limiti. Esattamente. È sempre utile avere un sistema di supporto. Cosa pensi ti mantenga motivato? Penso che fissare obiettivi e monitorare i miei progressi mi mantenga motivato. È un'ottima strategia. È gratificante vedere quanto lontano sei arrivato. Sicuramente. E se salto un allenamento, ricordo a me stesso che va bene modificare la mia routine. Questa è una mentalità sana. L'equilibrio è fondamentale per mantenere un percorso di fitness sostenibile. Esattamente. Cerco sempre di dare priorità alla mia salute rendendola piacevole. Lezione 10. Esplorare le meraviglie della natura. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare un viaggio. Hai qualche idea su dove andare? Ciao John, sembra eccitante. Ho sentito che c'è un bellissimo parco nazionale nelle vicinanze. Davvero? Questo suscita il mio interesse. Cosa lo rende così speciale? È noto per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua variegata fauna selvatica. Perfetto per gli amanti della natura. Sembra incredibile. Adoro vedere gli animali nel loro habitat naturale. Qualche animale specifico a cui prestare attenzione? Sì, potresti vedere cervi, vari uccelli e persino alcuni giocosi scoiattoli.
Com'è divertente. Non vedo l'ora di fotografarli. Pensi che sia un buon posto per fare escursioni? Sicuramente. Ci sono percorsi con diversi livelli di difficoltà, quindi tutti possono goderseli. È fantastico. Preferisco un'escursione moderata che offra una sfida senza essere troppo faticosa. Sono completamente d'accordo. È bello sentirsi realizzati alla fine di un'escursione. Assolutamente. Inoltre, i panorami dall'alto valgono sempre la pena. Ci hai già fatto un'escursione? Sì, ci sono andato l'estate scorsa. Il panorama era mozzafiato, soprattutto al tramonto. Scommetto che è stato incredibile. Hai scattato qualche foto mentre eri lì? Ne ho presi un sacco. I colori del cielo che cambiavano erano affascinanti. Ho persino creato un album. Un album di ritagli? Sembra un modo creativo per conservare i ricordi. Lo è. Mi piace creare e mescolare foto con piccoli appunti sulle mie esperienze. È una bellissima idea. Rende i ricordi più tangibili. Hai intenzione di visitare nuovamente il parco? Sicuramente. Voglio esplorare nuovi sentieri e magari anche accamparmi durante la notte. Campeggiare sotto le stelle sembra magico. Ti sei mai accampato prima? Sì, alcune volte. È sempre divertente arrostire marshmallow e raccontare storie attorno al fuoco. Lo adoro. C'è qualcosa di speciale nel condividere storie nella natura. Esattamente. Crea un forte legame con amici e familiari. Pensi che ti unirai a me in questo viaggio? Mi piacerebbe. Sembra una grande avventura piena di divertimento ed esplorazione. Fantastico! Possiamo pianificare insieme il nostro itinerario e sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Sembra perfetto. Dovremmo cercare i sentieri migliori e magari alcuni punti panoramici per le foto. Sì, non vedo l'ora di vedere tutta la bellezza che il parco ha da offrire. E possiamo preparare un picnic. Non c'è niente di meglio che mangiare all'aperto dopo una lunga camminata. Esattamente. L'aria fresca e il buon cibo rendono l'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. Sarà un modo fantastico per rilassarsi e connettersi con la natura. Lezione 11. Hobby nel cielo. Ehi Anna, oggi penso al mio hobby. Potrei andare a far volare un aquilone o magari provare qualcosa di nuovo. Ciao John, sembra divertente. Far volare un aquilone deve essere un ottimo modo per godersi la vita all'aria aperta. Lo è davvero. C'è qualcosa di magico nel guardarlo danzare nel vento. Hai mai pilotato un aquilone? Sì, ce l'ho. È esaltante, soprattutto quando arriva la brezza perfetta. Che tipo di aquilone possiedi? Ne ho uno blu brillante con motivi colorati. È piuttosto accattivante. Sembra bellissimo. Preferisci farlo volare in un parco o magari in spiaggia? Preferisco il parco. Ha un sacco di spazio aperto e l'erba è soffice se cado.
Scelta intelligente. Cadere sull'erba è molto meglio che su un terreno duro. Lo voli da solo o con gli amici? Di solito lo volo con gli amici. È più divertente condividere l'esperienza e competere per il volo più alto. Sembra un ottimo momento. Forse potrei unirmi a te qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo farne una giornata, con spuntini e magari qualche gioco dopo. Sembra perfetto. A proposito di hobby, hai altri interessi oltre al volo con gli aquiloni? Anche a me piace la fotografia. Catturare momenti lo rende ancora più speciale. È fantastico! Fai foto mentre fai volare l'aquilone? Sì, lo so. È divertente immortalare l'aquilone sullo sfondo del cielo. Scommetto che quelle foto sono fantastiche. Hai una foto preferita che hai scattato? C'è uno dei miei aquiloni che vola alto con un tramonto sullo sfondo. È mozzafiato. Sembra sbalorditivo. Mi piacerebbe vederlo qualche volta. Anche tu modifichi le tue foto? Di tanto in tanto. Mi piace migliorare i colori o eliminare le distrazioni per farli risaltare. Questa è un'abilità utile. L'editing può davvero trasformare una buona foto in una fantastica. Assolutamente. Hai degli hobby che coinvolgono la creatività? Sì, adoro dipingere. È un modo meraviglioso per esprimere emozioni e rilassarsi. Dipingere sembra intrigante. Cosa dipingi di solito? Mi piacciono i paesaggi e l'arte astratta. Mi permette di esplorare diversi stili. È affascinante. Hai mai dipinto all'aperto? Sì, dipingere mentre si è circondati dalla natura è fonte di ispirazione. I colori prendono davvero vita. Posso immaginarlo. L'aria fresca deve stimolare la tua creatività. Lo fa davvero. Forse potremmo passare una giornata a dipingere dopo aver fatto volare gli aquiloni. È un'ottima idea. Una giornata all'insegna dell'arte e del divertimento all'aperto sembra perfetta.